Ciao amatissime anime stellari, dopo tanto tempo sono qui per voi come ho promesso poco fa. Quindi ditemi, ok, vediamo come sto perché sto trasmettendo dal mio computer, era di tanto tempo che non lo facevo e quindi ora non so più come funziona questa cosa. Ok, allora, troppo bassa, ok, l'altra cosa è troppo bassa, per considerare vediamo, perché è da tanto, ripeto, che non sono in diretta e quindi Facebook ha cambiato tante cose e non so, non so come fare. Ok, vediamo, frequenza delle fotogrammi troppo basse, azione necessaria, impostazioni. Davvero non so come funziona questa cosa. Vabbè, vediamo un po'. Allora, sono oramai 3 mesi che sono qui in Messico e realmente mi trovo abbastanza bene e sono molto contenta del cambiamento che ho fatto perché questo mi ha portato a una crescita esponenziale in quanto a lo che sono i consulti, in quanto sono i corsi, in quanto a tutto quello che ha veramente cambiato nella mia vita. Ehm, Qua mi sta dicendo che ho i fotogrammi troppo lenti, ma non so che cosa vuol dire. Ok, che è corretto, troppo bassa, mm, aggiornare la frequenza, non so, potrebbe essere. Ok, vediamo. Io realmente non capisco come cambiare questi fotogrammi. Ah, mi chiedono di pagare. No, grazie. Ok, casomai mi collego dal telefono che ha una maggiore, come si può dire? Dei fotogrammi più veloci, per dirlo così. Va bene. Allora, vi saluto, sono molto contenta di chi sta in questo momento, non vedo a nessuno, però magari vediamo un pochino chi si avvicina. Intanto sono molto contenta di vedervi e vediamo che cosa c'è. Quindi, raccontatemi un po' di voi, raccontatemi cosa avete fatto in questi tempi, e che dubbi avete. Io vi parlerò del corso, non solamente del corso per imparare a sviluppare i vostri doni medianici, ma anche dei consulti che ho fatto ultimamente, del corso Conoscere comunicare con gli angeli che l'ho aggiornato e ora è ancora molto più potente di prima e quindi dei vostri dubbi, di quello che sta succedendo con l'energia, perché ultimamente l'energia sta diventando sempre molto più potente, di tutti i dubbi che voi potete avere in questo momento. Quindi vi invito a farmi delle domande perché mi sento un po' troppo sola in questo momento senza che nessuno mi faccia delle domande. Ok? Quindi innanzitutto io vi ringrazio per tutto l'appoggio che mi avete dato durante tutto questo tempo. Non è facile cambiare paese, non è facile cambiare lingua, cambiare tutto quello che già era, diciamo, una certezza nella mia vita, ma poco a poco sto imparando a riavere fiducia, ad essere molto più presente
e ovviamente voglio che voi siate contenti di quello che stiamo facendo. Ok, saluto Adele, ciao Adele, molto piacere di salutarti. Ehm, lo so che non ti sei dimenticata, non mi devi nessuna spiegazione. Siamo tutti presi di molte, molte, molte cose in questo momento, anche perché so che in Italia purtroppo le situazioni sono molto delicate e non si scherza. Purtroppo questi disgraziati continuano a farvi soffrire come non mai. Quindi ehm, non è facile per voi come non è facile per me. Ecco perché io sono venuto fuori d'Italia, perché ho visto che la situazione era sempre più premente, molto più pressante. Pertanto so che molti di voi state passando una situazione abbastanza delicata. Quindi vi invito a farmi delle domande, chiedetemi qualunque cosa volete, con molto piacere vi risponderò. Ovviamente non mi fate domande sugli angeli perché questo appartiene a un altro ambito. Però, ciao Patti, come stai? Buonasera. Buonasera per te, buon pomeriggio per me, perché qui sono le 3 del pomeriggio. Quindi, per voi sono le 10 della notte, lì 11, ya non so che ora è, perché con quello del che abbiamo cambiato, voi avete cambiato l'orario, in Messico non abbiamo più l'orario di verano, di estate, quindi la ora legale famosa, e pertanto non cambiamo più l'orario, ok? Poi ho preso questa tosse un po' strana, perdonatemi, dovuto a che qui León, essendo una zona semidesertica, c'è una specie come di polvere molto 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 fine che mi va direttamente ai polmoni, non lo so, è una cosa strana perché non è né tosse secca né niente, o sea, una specie come che manca il respiro, una cosa strana. Ok, Lucia, come si avverte questa energia così potente? La sentite perché vi sentite stanche, vi sentite con i capigiri, vi sentite delle volte molto prese dei sentimenti, di emozioni che magari non riconoscete. Magari avete mal di testa, mal di stomaco. Purtroppo questa energia, quando è così forte, il nostro corpo ha bisogno di tempo per abituarsi a queste nuove spinte d'energia, no? È come quando ci manca lo zucchero, ok? Che abbiamo capogiri, che ci viene mal di testa, che ci sentiamo molto stanche, molto sfinite, ed è perché l'energia è talmente forte, talmente potente che il nostro corpo non essendo abituato ad avere questa energia così potente non riesce a equilibrarla. Cosa fare per questo? Meditazione, mangiare sano, bere tanta acqua, questo ve lo raccomando tantissimo, bere tanta acqua, evitare cibi preconfezionati o cibi quelli industrializzati. Prediligete la verdura, la frutta, quello che sia più fresco, e ovviamente sappiamo che ci contaminano con queste famose scie chimiche, quindi evitiamo quando vediamo che hanno fatto la irrotazione di queste scie chimiche, evitiamo di uscire per strada perché poi scendono, e quando scendono è che ci causano questi problemi. Poi direte che vabbè, non si può uscire, non si può evitare, se può evitare, sì, portiamo un ombrello anche se fa caldo, anche se è preferibile avere un ombrello perché questo cade sopra l'ombrello e evita che noi ci contaminiamo. Come stanno i miei amicetti? Molto felici, molto contenti. E adesso hanno fatto un'amicizia, perché non posso dire che amicizia, con un gatto randaggio che sta sul tetto, però sembra che già adesso si siano calmati, quindi già non hanno tanto bisogno di uscire.
fa molto caldo, pertanto loro in questo momento stanno dormendo tranquillamente e stanno bene, sani, felici, sani e felici. Io un po' nervosa delle volte perché quando vedo che escono e possono anche ferirsi mi nervosisce un po' la cosa, però non posso obbligarli a stare tutto il tempo dentro. Ovviamente loro cercano di uscire, però ya escono molto meno di quando siamo arrivati, che ovviamente era una novità, come i bambini, no? Voglio uscire. Adesso ya stanno più tranquilli e sono più, come si può dire, siamo tutti più felici. Ok. Bene, allora, le novità che ho iniziato a mettere sono riguardanti ai corsi che vi ho menzionato prima. E sto anche, ehm, anche facendo delle cose molto 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 diverse per aiutarvi a comunicare in maniera molto più efficace con i vostri angeli. Quindi poco a poco inizierò a fare dei piccoli video, lo so che a volte lo dico e non lo faccio, e non è perché non voglio farlo, ma perché sono talmente presa con i consulti, con i corsi che mi manca tempo. Soprattutto perché avendo questo cambio d'orario, io inizio a lavorare alle 7-8 del mattino e finisco alla 1-2 del pomeriggio, o sea, io uso tutta la mia mattinata per attendere voi. Dopo alle 5 del pomeriggio mie sono mezzanotte da voi e quindi già posso dedicarmi a fare altre cose, ma voi state dormendo, quindi no, non mi vedete. Poi arriva mezzanotte, sono talmente stanca che crollo e solo rispondo le domande più dei consulti, delle prenotazioni, eccetera, eccetera, fino alla 1 del mattino e delle volte non riesco neanche a finire. E vado a letto alle 6 e mezzo, 7 già sto di nuovo rispondendo perché ho dei consulti o dei corsi o degli impegni, quindi dormo realmente, questa volta sto dormendo realmente poco, 6-7 ore al massimo, però lo faccio con molto 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 piacere perché so che voi mi amate tanto come vi amo io, anche io, e quindi tento di essere lo più presente possibile, anche se no sembrerebbe, perché ovviamente il fatto dell'orario è una cosa che lo so che è un pochettino molesta. Scusatemi. Ok, quindi andiamo a vedere cosa sono i corsi che sto promuovendo ultimamente. Un'altra novità che ho introdotto è quella di poter pagare metà del corso in anticipo e saldare quando si inizia il corso. Questo per aiutare voi ad avere la prenotazione del corso e dopo farlo con calma il giorno che voi scegliete. Ovviamente questo sempre l'ho fatto, sempre mi sono messa d'accordo con voi in modo tale che siate comode. Quindi la questione è essere d'accordo in questa questione. E come voi sapete anche ho ridotto il costo dei consulti angelici, anche se ovviamente magari per qualcuno continua ad essere alti, però non credo che il prezzo sia completamente fuori dei budget di nessuno, ok? Un'altra cosa che voglio dirvi è che sto anche iniziando con un'altra questione che sono la lettura delle carte evolutive. Questo che vuol dire? Che sto usando un tipo di carte che si chiamano Symbolon, che ha una combinazione con l'astrologia. Sono carte molto, molto, molto particolari e la lettura è anche molto particolare perché non è la solita lettura dei tarocchi, è una lettura molto, molto spirituale che va collegata con il vostro subconscio e che dà delle risposte davvero, davvero sorprendenti. O sea,
Sono 5 domande e per queste 5 domande ci sono 3 risposte con le carte. Quindi è un metodo che ho imparato, mi è piaciuto moltissimo e posso anche insegnare questo metodo di lettura, quindi a chi sia interessato mi faccia sapere. Ok? Adele, bellissimo il disegno dietro di te. Sì, è il disegno che è in la parete, ok, dietro di me, è il muro, ok? La casa che ho affittato ha questi disegni bellissimi nel muro di qua, nel muro davanti, e anche nella camera da letto ha un gatto, quindi molto stilizzato, molto bello. E è la casa che ho affittato per vivere qui in León. Magari starò qui perché qui in Messico dovete sapere che l'affitto è solamente per un anno, quindi poi si va rinnovando il contratto dipendendo di come si trova uno con il locatario, no, con l'affittuario, con il proprietario della casa. E quindi sì, e questo è molto bello. Ok, bene, allora vi parlo del corso che si chiama Imparando a usare i tuoi doni mediatici. Quali sono gli obiettivi di questo corso? Per me è molto importante voi, che voi imparate a usare i vostri doni. Molte persone pensano che per comunicare con gli angeli, per comunicare con i nostri fonti, che per leggere le carte si hanno bisogno di doti speciali, particolari. No, in realtà non si bisogna essere chissà che. Sì, se bisogna di essere molto aperte mentalmente, se bisogna di essere molto centrate nella questione di voler imparare a sviluppare i propri doni, perché ovviamente non tutte le persone sono pronte per sviluppare questi doni. Sembrerebbe una cosa scontata, non lo è assolutamente, e se lo fate per curiosità è una cosa molto molto bella, però è importante che abbiate una mente aperta, che siate pronte per sviluppare i propri doni, perché molte delle volte pensiamo che noi abbiamo dei doni particolari e invece li abbiamo tutti, assolutamente tutti. La questione è la preparazione, la pazienza e il volere davvero sviluppare questi doni, perché molte persone vogliono tutto immediatamente. Ah, la prima meditazione non è venuto, allora non lo faccio più. No, dovete sapere che io per arrivare dove sto oggi, come oggi, si sono voluti 57 anni, 58, tra poco. E, beh, non esagero, però diciamo che metà della mia vita l'ho impegnata a sviluppare tutti i miei doni, anche se in me sono doni naturali, sono spontanei, non vuole dire che questo debba essere per forza una cosa che non si possa sviluppare, ok? Anzi, noi dobbiamo comprendere che la natura della medianità e dei doni extrasensoriali eh, se imparano, ok? Se si ha già la predisposizione naturale, ancora meglio, ossia fantastico. Ma se non abbiamo la predisposizione naturale, si può sviluppare. È come quando si impara a suonare un strumento, quando impariamo a disegnare, ci sono persone molto più portate di altre e ci sono altre persone che non sono portate, no? Però tutte abbiamo un dono in particolare che possiamo sviluppare. Ci sono delle persone molto sensibili al tatto, al sentire, all'ascoltare, al vedere, avere questa comunicazione, no? Quindi quando si sviluppano questi doni, di questo stiamo parlando, ok? Parliamo anche di sviluppare la coscienza e la consapevolezza dei propri doni extrasensoriali, quindi apprenderemo le tecniche che vi insegnerò e la gestione dei propri doni extrasensoriali, perché sembrerebbe una cosa scontata, non lo è,
Assolutamente no. E quindi io sarò molto attenta a che voi imparate in modo corretto e comunicare, collegarvi con i vostri di fonti o con le persone che magari vogliono avere un messaggio da parte dei vostri cari o dei cari di quella persona, perché non sempre è detto che siano i nostri cari, possono essere i cari di una persona che arriva a voi o può darsi che arrivi un messaggio di una persona completamente sconosciuta che vi indichi a chi va indirizzato questo messaggio. Mi è successo, ok? Mi è successo tantissime volte. Ok, quindi vediamo qua chi c'è. Ok, ciao Maria Patrono, come stai? Un bacione grande, grande, grande. Ok, quindi la tematica che avremo nel corso c'è l'introduzione alla medianità e ai doni extrasensoriali, ossia che cosa c'è qual è la differenza, perdón, qual è la differenza tra medianità, intuizione e sensibilità. Dopo andremo a vedere la storia e l'evoluzione della medianità nella cultura e nella società, perché questo voi sapete che si è evolto negli anni, perché negli anni 20 c'erano tante persone che si dedicavano a contattare con gli spiriti, con le persone di fonte, ma ci sono stati tantissimi ciarlatani. Tutto ora ci sono persone che si approfittano del dolore delle persone per avere un introito. Ci sono altre persone serissime che non fanno questo, ossia lo fanno in maniera spontanea e naturale. Ora, perché faccio questo corso? Lo faccio perché sono molti anni che gli angeli mi dicevano di farlo, moltissimi anni. E del fatto durante i consulti angelici molte delle volte arrivano persone di fronte a dare dei messaggi, anche se non si sperava in quel momento. Quindi una settimana prima che io sviluppasse questo corso ho avuto dei segnali come una bastonata nella testa per dirmi che dovevo farlo e quindi mi sono decisa finalmente ad aprire questa porta che non è così facile, non è così scontata, ok? Quindi passiamo dopo alla importanza di accettare e sviluppare i propri doni extrasensoriali. Perché? Perché molte delle volte non diamo il peso, abbastanza peso su quello che noi vogliamo fare, ok? Quali sono gli ostacoli che possono ostacolare lo sviluppo della medianità? La paura, il pensare che ci stanno prendendo per matte, il fatto di che molte persone lo possono vedere come un negozio, come un qualcosa di mettere come un business, ma niente altro, e quindi anche le paure di non essere abbastanza, di non avere i doti sviluppati, ma di questo si tratta questo corso, si tratta di sviluppare questi doti, ok? Avremo le domande e risposte più comuni sulla medianità, i suoi doni extrasensoriali, poi le tecniche di meditazione e di rilassamento per sviluppare la propria consapevolezza extrasensoriale e poi le tecniche di protezione energetica e di gestione dell'energia. Come vedete sono tematiche molto importanti, come posso dire, che sono la base completamente per poter sviluppare i nostri doni e per poter andare avanti in questo. Poi avremo la tematica di sviluppando i propri doni, quindi lo sviluppo della chiaroveggenza, ovvero la capacità di vedere oltre, al di là della mente fisica, normalmente si usa il terzo occhio e la sensibilità della propria persona, tutto il corpo, e i capelli, la nuca, le braccia, il cuore, ossia si sviluppa una sensibilità molto alta, ok? Dopo lo sviluppo della chiaroudenza e dire a sentire, uh, questo non vuole dire che sentirete voci, ok? Ma sentirete dei rumori, avete delle sensazioni,
ok? Che saranno molto più chiare. A volte sì avrete dei messaggi che sentirete non nella vostra testa, ma al di fuori della vostra testa. Quindi questa è la chiaraudenza. E poi lo sviluppo della psicometria, ovvero la capacità di percepire, di sentire quello che vi dicevo prima. Informazioni attraverso degli oggetti. Per esempio, se un oggetto è appartenuto a una persona, voi toccate questo oggetto e sentirete le sensazioni che emanano da quell'oggetto in particolare, ok? Quindi magari una borsetta, ok? Che è appartenuto a quella persona che magari ha qualche messaggio nascosto o, o una collana piuttosto che un paio di orecchini o un orologio, non lo so, ci sono tantissimi oggetti che concentrano l'energia della persona di fronte, quindi anche questo è molto importante. Poi abbiamo lo sviluppo della medianità, ovvero la capacità di comunicare con gli spiriti e l'utilizzo dei doni extrasensoriali per aiutare gli altri e per la crescita personale. Ora, voi direte, perché mi serve la crescita personale avere sviluppati questi doni? Beh, molto semplice, perché quando noi entriamo a densità più alte, dove ci sono delle guide, dove ci sono i nostri angeli, dove ci sono delle persone che ci aiuteranno in questo, la nostra capacità di capire la morte e di smettere di avere paura e di prepararci per il ben morire, perché nessuno ci insegna a ben morire. E io ho scoperto che voi italiani come popolazione avete tanta paura alla morte. Questo perché? Perché la religione cattolica ha fatto stragi in questo. Tutte le religioni, ma soprattutto la religione cattolica, dicendoci che se fai, fai la brava vai al cielo, se non fai la brava vai all'inferno, se sei stata così così vai a una specie come di limbo. E no, o vai al purgatorio. Quindi queste idee limitanti creano tanta paura nelle persone. Oddio, vado a morire, ossia è finito tutto. No, non è finito niente. È una continuazione della tua vita in un'altra densità, in un'altra prospettiva, in un altro modo di vivere, ma continuerai a vivere, che non sarà più fisico, perché la tua attenzione se ha tolto del corpo fisico che hai, non vuole dire che smetti di esistere, continuerai a esistere. Un altro mito da togliere, da smitificare, è quello di che le persone di fronte sono degli angeli. No, non sono degli angeli, continuano ad essere persone, sì con la capacità di capire perché hanno fatto determinate azioni, il fatto del perché hanno compiuto determinate decisioni piuttosto che altre, ma quando moriamo, vi lo dico per esperienza, non finisce tutto, ossia è una continuazione di quello che stiamo vivendo e quindi è una crescita esponenziale personale e interiore, ok? Quindi avete qualche domanda, qualche dubbio? Vi lascio che scrivete qualsiasi dubbio che avete in questo aspetto. Un attimo, che voglio farvi vedere una cosa. Per chi mi chiedeva dei miei amici, eccolo qua, Ninja, che vi saluta. Ciao! Sono felice e contento. Mi sono alzato a mangiare. Bene, lui è Ninja, è il più vecchietto di tutti e due, perché lui farà, è 9 di aprile, farà 13 anni. Allora, ma non ho capito quando moriamo cosa continuiamo a fare. Continui a vivere, continui a fare le cose che ti hai predisposto a fare. Ovviamente non più nella fisicità, magari hai deciso di seguire la tua famiglia, a tuoi figli, a tuoi nipoti, ok?
magari hai deciso di stare vicino a qualcuno a cui tieni tantissimo e che ti manca fisicamente, ma puoi anche decidere di reincarnarti per fare un'altra esperienza, perché noi veniamo qui a fare esperienza, veniamo qui a fare esperienza, proprio a vivere che cosa si prova a essere tollerante, intollerante, che cosa si prova a essere povera, che cosa si prova a essere ricca, che cosa si prova ad essere un magnate o magari ad essere una persona molto cattiva, magari vuoi provare che cosa si prova a essere, mi ha lasciato tutto il pelo nella faccia. Magari vuoi provare che cosa si prova ad essere uomo e magari non lo so, o sea, ci sono milioni e milioni di esperienze che tu puoi scegliere. È come scegliere di vivere in un videogioco, ok? Grazie, grazie Maria. Sì, bellissimo il gatto, vuoi dire, vero? È un ninja. Ok, qualche altra domanda? Ti è rimasto chiara Adele? Spero di sì. Ok. Quindi questo è in quanto al corso di medianità. Ho creato per le persone che non vogliono mettersi in queste situazioni di spiriti perché hanno paura, perché lo comprendo, ripeto, ci hanno insegnato troppe cose limitanti, no? E che dovete avere paura, che i morti non si li deve disturbare, che i morti sono morti e basta, già sono finiti, non ci sono più. Non è vero? Perché loro continuano a esserci vicini e quando noi smettiamo di sentire una persona vuol dire che quella persona si è evolto, è andato oltre, o sea, ha continuato a fare la sua vita dall'altra parte, ok? Bene, allora, ripeto, per le persone che non vogliono impegnarsi in un corso perché è molto impegnativo questo corso, è molto impegnativo mentalmente, spiritualmente e anche fisicamente, ho creato anche il corso dei registri accasici, che è un pochettino più leggero, è un pochettino più, come posso dire, meno impegnativo, per chiamarlo di qualche maniera. Con il corso dei registri accasici, adesso vi dico di cosa si tratta perché questo lo tengo in, um, in un altro spazio. E fin qua tutto chiaro? Avete qualche dubbio? Se volete scrivermi. Credo che questo sta un po' lento. Ok, non voglio annoiarvi, quindi ditemi se è tutto chiaro o meno, anche se ci sono pochissime persone, vabbè, mi dispiace. E quello che volevo evitare è che sembrasse noiosa questa questione. Però vabbè, ad ogni modo ho creato il corso dei registri accasici e anche un corso molto bello nel quale si impara a entrare in contatto con i registri accasici, cioè la biblioteca dove si contengono registri della nostra anima e delle nostre diverse vite, perché noi che abbiamo una sola vita, abbiamo incarnato più volte nell'arco delle nostre incarnazioni, perdone la redundanza, ma anche questo è un corso molto molto bello. Ok, Lucia, e qualsiasi quanto sì, quando sogniamo i nostri cari defunti, loro ci stanno dando dei messaggi chiaramente. Perché lo fanno durante il sogno? Perché siamo molto più vicini a loro che non loro a noi. Loro sono sempre vicini a noi. Quando invece noi dormiamo, noi abbiamo la barriera dell'ego, noi abbiamo la barriera dei nostri pensieri, noi abbiamo la barriera della paura, quindi siamo completamente in un'altra densità e dimensione e quindi loro possono avvicinarsi a noi e darci i messaggi che noi abbiamo bisogno. Ora, i messaggi molte delle volte noi li malintendiamo e non li comprendiamo perché non abbiamo l'abilità di comprendere i sogni.
Anche questa è un'altra tematica molto importante perché i sogni sono a livello subconscio e il subconscio entra in gioco per dirci quello che i nostri defunti vogliono dirci. Altre volte i messaggi sono molto chiari, ok? Ma normalmente non lo sono, sono un po' incriptati, ok? Quindi sì, loro vogliono darci dei messaggi, quindi dobbiamo essere aperte, dobbiamo chiedere esattamente quando noi abbiamo un sogno di questo tipo, chiedere al nostro caro defunto che cosa vuole dirci e che sia chiaro, che sia una cosa concreta, ok? Perché molte delle volte ci sono tanti simboli dentro del sogno che noi possiamo interpretare in mille maniere diverse, ok? Spero di essere stata chiara, Lucia. Adele, sì, noi vorremmo sognare alle persone care, però dobbiamo tenere anche in considerazione il volere di loro, perché, ripeto, sono persone, anche se non sono più in questa esistenza, molto possibilmente loro si sono evoluto e hanno passato oltre, sono andati oltre, quindi non possiamo avere notizie più di loro perché molto possibilmente si sono già anche incarnati. Quindi diciamo che la vibrazione, l'energia si interrompe, ok? Anche questo lo dobbiamo capire. A me è successo anche con i miei genitori, io quando è morto mio padre ho tardato quasi 3 mesi, 6 mesi in sognarlo e dopo li ho sognati in diverse occasioni ma molto, molto di rado e quindi non è una cosa puntuale, ok? Ok, va bene. Allora, dicevo dei registri accasici, sono i registri delle nostre vite precedenti e molte delle volte noi facciamo delle cose che non abbiamo neanche la più pallida idea del perché stiamo facendo determinate cose, ok? Magari ripetiamo dei patroni che abbiamo imparato attraverso i nostri genitori ma che vengono da altre vite. Quindi anche questo è importante, imparare a interpretare e a visitare i registri accasici per migliorare la nostra vita presente e ovviamente per presente intendo futuro, perché quando noi miglioriamo il nostro presente miglioriamo anche il nostro futuro, ok? In questo vi farò un altro video parlando unicamente dei registri accasici, altrimenti stiamo qui fino a domani. Ok, non so se avete qualche domanda, qualche dubbio, qualche perplessità, ci sono qua per chiarirle. Quindi sto facendo anche i consulti angelici medianici per chi non vuole imparare questa tecnica ma vuole semplicemente avere dei messaggi e, e le sto facendo anche questi e sto facendo come sempre consulti angelici e consulti angelici con il Reiki angelico, consulti akashici e tutta la varietà dei consulti che ho per voi, ok? Bene, volevo salutarvi, volevo stare un po' con voi, vedo che abbiamo solamente 3 persone che mi stanno guardando, credo Adele, Lucia e un'altra persona, però non importa. Questo rimane registrato, lo potete vedere in breve anche su YouTube perché lo metterei su YouTube e quindi li chiarirò ogni cosa. Ora, anche una cosa importante che lo sto facendo anche in spagnolo, per chi parla lo spagnolo, lo sto facendo anche in spagnolo e sto iniziando anche a lavorare con tutto il pubblico latinoamericano e di Messico e di tutto Latinoamerica. Quindi, e anche per chi parla spagnolo in Italia, magari ci sono delle persone che parlano spagnolo e preferiscono fare i corsi in spagnolo piuttosto che farlo in italiano, ok? Perché la comprensione della nostra lingua madre è molto più potente che non è la nostra seconda lingua, ok? Per me l'italiano è la mia seconda lingua e l'inglese è la mia terza, il francese è la quarta, quasi quinta, quindi
Per oggi vedo che non ci sono più domande e ci vediamo la prossima volta. Spero di avervi chiarito tutti i dubbi. Se avete qualsiasi altro dubbio, qualche altra curiosità, come sempre sono alla vostra disposizione. Anche in WhatsApp mi potete trovare, in tutte le reti sociali, Instagram, Twitter, in TikTok sto poco, ma solamente per scherzare, ma sono sempre qua, ok? Quindi grazie della vostra attenzione, grazie della vostra compagnia e ci vediamo la prossima volta. Ciao!